Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Allora, in questa pentola ci sono mezzo chilo di mandorle sgusciate e tritate, 50 grammi di zucchero, 4 quadretti di cioccolato fondente, un po' di limone grattugiato, se non c'è il limone mettete un po' di limoncello e metterla a cucinare con mezzo bicchiere un bicchiere scarso di acqua. Se non abbiamo il limoncello mettiamo il limone grattugiato. Cannella? Un po' di cannella e un po' di garofano, Ok. pochissimo. Facciamo girare per quanto tempo? Dopo che ha preso Cucinare? il bollo, Sì. che ha preso il bollo 10 minuti. 10 minuti, che meraviglia! Queste mandorle tostate e queste serviranno per Fare i calzoncelli calzoncelli pugliesi. pugliesi, prima fritti e poi nel vino cotto oppure nel miele. Meraviglia. Possiamo utilizzare questo impasto anche per fare altri tipi di dolci. Giusto? Basta. Perfetto, complimenti a Elvira. Una volta cotto all'incirca 10 minuti, Elvira le lascia riposare che domani verrà utilizzato per riempire sia le cartellate che i panzerotti pugliesi e, come ho detto prima, si può utilizzare per farcire altri tipi di dolci. Veramente brava, l'ho assaggiata, favolosa, un profumo e un gusto niente male. Si procede con la ricetta. Chilo di farina. 1 chilo di farina, Elvira, per 50 fare... le scartellate e i panzerottini che abbiamo detto ieri barese. Ok. Allora, 1 chilo di farina, 50 di zucchero, sì, vai, cannella e garofano. sì, Adesso qui dobbiamo aggiungere 100 ml di olio, sì, 2 arance, 2 uova e sbatterli bene e poi aggiungerli dentro all'impasto. Però prima di fare tutto questo procedimento, l'olio lo devi versare sulla farina e adesso vi faccio vedere come lo dovete disporre. Spegni. Allora, per fare queste abbiamo detto che saranno le Le cartellate, cartellate pugliese pugliese. e in più i panzerotti ripieni di Allora, oggi mandorle. mostriamo i panzerotti ripieni, la dose è sempre la stessa per le cartellate, ripieni di mandorle. di mandorle. La dose ovviamente si può dimezzare, poi lascerò tutto nelle info scritto. Elvira li sta preparando e adesso si passa all'impasto. Ho aggiunto 2 arance spremute nelle 2 uova E nel vino. e nel vino, un bicchiere. L'olio si metterà poi direttamente nella farina. Un bicchiere di olio che ovviamente è stato versato nella padella per comodità. Noi l'abbiamo riscaldato un pochino. Ah, ecco, va riscaldato Un pochino. e poi cominciamo con l'impasto. Comincia a mettere piano piano al centro nella fossetta il liquido, i componenti che sono stati preparati prima. Ricordo uova, vino e arancia. Piano piano, ricordo che non dovete fare fatica a mettere tutto l'impasto, ma potete dimezzare o trimezzare la dose. Però verranno delle cartellate, dei panzerotti pugliesi che sono la fine del mondo. Proseguiamo. Mi diceva Elvira che si può fare anche con la macchina impastatrice, però fatte a mano, impastate a mano è tutta un'altra storia, farebbe anche meno fatica. Intanto prosegue, siamo quasi a buon punto.
Una volta terminato, lasciamo riposare. Quanto tempo, Elvira? Anche mezz'ora, un quarto d'ora. Ok, il tempo necessario. Noi lasciamo un quarto d'ora e poi si procede con fare l'impasto. Un lavoraccio duro perché c'è tanta farina, però ecco qua, quasi terminato, non si appiccica più alle mani, un bel panetto che lasciamo riposare. A dopo. Si passa nella macchina la sfoglia al numero più alto e si fanno 2-3 giri, poi si andrà a mettere al numero più basso, Al numero 3. al numero 3, dipende sempre dalle macchine, un po' Le macchine. di hai ragione. farina e la passiamo a fare una sfoglia sottile, possibilmente al numero 3. Si ripassa nella macchina. Passiamo alla fase riempire i panzerotti. L'impasto è stato fatto il giorno prima, ma si può fare anche un paio di ore, come nella descrizione che ho fatto vedere. Li mette distanziati fra uno e l'altro. Si rigira l'altro Adesso li lembo puoi tagliare. e si Puoi fa tagliare. uscire l'aria. Un bel giro di rondella e uno. Ripartita con la seconda sfoglia. Piccolo segreto, questa pasta è quella che è rimasta ieri, messa da parte perché poi sarà la prima a essere soffritta per far vedere, per capire se l'olio è pronto per la frittura dei panzerotti e delle cartellate. Come si dice in pugliese? Detto cartellate, come si chiamano? Le cartellate. Cartellate. Fatto delle striscioline che adesso prepara le cartellate. Vi ricordo che l'impasto è sempre lo stesso per fare un dolce o per fare l'altro. Ogni pezzetto ha unito i lembi, rigira a ruota, verrà fuori la rosellina delle cartellate. Come mi diceva Elvira, ci vuole molta pazienza e amore in cucina, ma per tutte le cose. Prende le mani, meraviglia, meraviglia. Adesso prosegue fino al termine della pasta i panzerotti. Ci vediamo fra poco. Elvira ha terminato di prepararli e adesso passiamo a friggere. Iniziamo a friggere con le cartellate. Prima per così, Un olio già caldo, padella un pochino alta, quella che
è più comoda. Olio abbondante, come dice Elvira. Rigirate, adesso andranno sulla carta assorbente. Rigirati sottosopra in modo che l'olio scenda giù bene nella carta assorbente. Terminato, dipende dalla quantità di friggere, si mette sopra altra carta assorbente e si continua così. A dopo. Ricordatevi di condividere, lasciate un bel like. Ovviamente questo video è più lungo e mi sa che lo dividerò in due parti, parte prima e parte seconda, così non vi annoiate e soprattutto che lo vediate. Sarà felicissima nonna Elvira. Grazie. Siamo passati a friggere i panzerotti pugliesi con le mandorle. Adesso ne faccio vedere un paio, poi nel pomeriggio prepariamo il vino cotto. Ovviamente il vino cotto è stato acquistato perché viene fatto con i fichi, è un lavoro troppo lungo. Le prime sono state adagiate sulla carta da forno. Hanno le bollicine come se fossero le bugie ripiene. Invece questi sono i famosi panzerotti con le mandorle fritate, tostate in forno. La seconda e ci vediamo dopo. Una piccola rettifica: è carta assorbente, non carta da forno. Portiamo a bollore e poi andranno versati dentro i dolcetti e tolti. Adesso facciamo la dimostrazione. Qui abbiamo un composto che sono fatti da dei confettini che si prendono di Maria Rosa, mi ha detto la mia amica, si prendono già confezionati, si mischia con un po' di cacao amaro, pochissimo zucchero, un po' di cannella e basta. E un pizzico di noce moscata. Si immergono dentro dalla parte inferiore, dopodiché scollo un po' e li versiamo prima parte in un contenitore. Pronto il secondo, fino a terminarli tutti. Lo stesso procedimento con il vino tiepido, perché continua sempre a girare. Ha messo i panzerotti favolosi, un po' di granella preparata come ho spiegato prima, e adesso termina il vassoio. A fra poco. Pronte le cartellate, che poi ovviamente andrà a mettere nei vassoi o nei vari pacchettini per fare il regalo. E qua ci sono i panzerotti con un po' di granella sopra, aromatizzata, e anche questi sono fatti. 2 secondi e faremo, anzi è quella che sta lavorando questo giro Elvira, gli altri con il miele. Adesso passo con la dimostrazione. Allora, adesso questi panzerotti che sono rimasti vanno immersi nel miele. I panzerotti con le mandorle, sempre vecchie ricette, sempre la stessa, e sono stupendi. La vera ricetta originale pugliese. E adesso qua Elvira sta sciogliendo il miele con mezzo bicchiere d'acqua. Questo barattolo è da 1 chilo perché sono tanti. Mettete il miele che volete, un dito d'acqua, deve essere caldo e poi andranno immersi. Fra poco passiamo alla fase successiva. E queste sono le cartellate col miele passate nel miele a pancia in giù e poi Ecco, si mettono nel contenitore e i semini.
Le cartellate al miele sono terminate. Adesso passiamo con i panzerotti. Terminate i panzerotti pugliesi passati nel miele. Mi raccomando, condividete il video, fate conoscere questa ricetta originale pugliese, lasciate un like, i vostri commenti e alla prossima. Dal canale di Virginia e un saluto da nonna Elvira. Grazie. Sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena, sapori di cucina come cena. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia.